Hi guys, welcome to That's Classic Burridge, a little journey through time through some of my most favourable matches. So instead of letting them pile up some dust in my cupboard, I decided to upload them onto YouTube. So now we're going back to 2005 in this episode of That's Classic Burridge, and I'm taking on my idol, I'm going to say it, my idol Vampiro, WCW legend, Mexican pro wrestling legend. And it's actually in a coffin match in front of 10,000 people in Reggiana Calabria in the south of Italy. So sit back, get the popcorn out, enjoy. That's Classic Burridge. Guarda questo personaggio, guarda come il manager gli dà vita con questo sangue, sì, che gli fa bere, gli riempie il corpo. Ecco qui c'è una bellissima immagine. Sputa il sangue. Ha sputato sangue su tutti in prima fila. Sono arrivato fino a qua e giustamente mi sputano addosso. Eccolo qua. Mamma mia, cominciamo. Che personaggio, quanto rende questo personaggio fantastico, guarda. Tra l'altro quanta affluenza, guarda, pieno. E ti dicevano che lui riceve questa forza con il sangue. Sì, lui parlava proprio che lui è la sua vita, che è praticamente... Gli dà questa forza. Assolutamente sì. È anche ha bisogno del sangue addosso. Il sangue addosso sul corpo, lo beve, lo sputa addosso, cioè è veramente un qualcosa di spettacolare e di strano soprattutto, che lo rende molto particolare. Buster Burridge, prontissimo all'azione, wrestler inglese, incominciamo subito con una specie di clinch. Via, giù. Spaventato dalla visione della bara. Sì, lui non l'aveva ancora vista, e gli fa schifo anche. Mi fa veramente schifo. Rimanete con noi perché vedrete uno spettacolo incredibile, amici. Mamma mia. E guarda il manager, Bulldozer, nell'angolino, sotto, che guarda. E un'altra cosa bella, sempre... che ci sono in programma per voi in tutti questi mesi, in tutte queste giornate che stanno arrivando. Poi ricordo anche agli amici appassionati che vedrete prestissimo anche l'evento realizzato qua alle porte di Milano ad Esio, e poi via discorrendo continueremo anche con gli altri eventi, e ricordo sempre agli amministratori, prendete nota del numero di telefono che spesso e volentieri vedete passare con il crono. Molti wrestler, quando hanno magari il giorno dopo un tour direttamente, hanno un evento, cosa di questo genere, certe volte non dormono, perché dormono un'ora, 2 ore. Sì, guarda, io vi garantisco, amici a casa, che è stato un qualcosa di emozionante. In televisione la carica, l'energia che si provava a stare in quel palasport era meno perché è diverso, poi sai, in televisione la vedi in un certo modo, dal vivo è un'altra cosa. Però, nonostante avevamo veramente tantissime telecamere a cogliere questi attimi incredibili, però mi arrabbiavo con il mio regista, che dicevo, caspita, c'è quel momento da catturare, perché non me lo catturi, c'è quella immagine da riprendere, però bisognava essere in questo palasport con 40 telecamere per poter cogliere tutti i momenti magici che hanno realizzato questo combattimento. E ora subito contro le corde Buster Burridge prova ora prova quasi una powerbomb rovesciata da Vampiro, e drop e flying kick in faccia, un Buster Burridge addirittura contro le transenne. Il calcio in faccia di Vampiro, che alza Buster Burridge e va proprio lì. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, i gioielli. I gioielli di famiglia fanno fatica. Ora un tavolo, gli appoggia su un tavolo e calcio addirittura. Tra l'altro sì, guarda, adesso si è tagliato. Preparati Fabrizio, perché c'è lo dico anche agli amici a casa, un fuori non poco, penso, a questo punto. Bella la schiena, guarda che immagine, diciamo così, sugli spalti, guarda il sangue dalla fronte che scende.
lo tiene, cioè, lo vuole buttare dalla balaustra, occhio, sì. Lo tiene giù, guarda, lo sta tenendo, vediamo se riesce a buttarlo giù. Calcio proibito. Calcio, sì, proibito da parte di Burridge. Riccardo Blocchi non sta contando perché dovrebbe contare quando vediamo un po' qui. 3 metri d'altezza, È incredibile, veramente, incredibile. E il pubblico contento. E si butta su Vampiro, assolutamente. Guarda come sanguina, come sta sanguinando. Guarda, ha buttato la testa contro il cartellone dei nostri sponsor. Sì. Mamma mia, lui era il adesso sangue ritornano, di prima. pian pianino ritornano verso il ring, Verso il ring. Ecco, Burridge sta seguendo Vampiro. Viene lì da me e guarda, mi prende la testa addirittura. Voglio dire, una scena un po' trucide. Mi voleva coinvolgere. Nell'incontro, ma prendiamo anche Corrado. Ho preso la testa e me l'ha messa lì nella parte. È bello questo calcio. Indebolito Buster Burridge che sta continuando a perdere sangue. Situazione assolutamente non facile qui. Vampiro, guarda come proprio esattamente come un vampiro assetato di sangue arriva su Buster Burridge. Vediamo un po' un altro calcio, stiff che in linguaggio americano vuol dire col massimo della durezza. Un altro calcio. La situazione non è assolutamente bella per Buster Burridge che chiede al pubblico cosa faccio. Cosa ha fatto faccio? Pollice giù, pollice su. Pollice su. Vediamo un po' con la sua conclusione. Lo mette giù, probabilmente cercherà un salto dal paletto, forse. Vediamo un attimo. Fa dire sì. La gente dice sì e lui. No, era bellissimo perché era un... Ma qui in questo caso si è fatto male anche lui, Fabrizio. È qua sì, perché comunque Buster Burridge si è tolto. Ora vediamo se riesce a prendere un po' l'iniziativa e un po' a ribaltare le sorti dell'incontro. Sta comunque sanguinando, quindi assolutamente indebolito. Situazione assolutamente un pochino strana. Beh, ora vediamo se tenta un suplex, va in porto. Lo vediamo un Vampiro che è giù. Vediamo ora, gli prende la testa addirittura per fargli una presa, forse di sottomissione. Bella questo colpo sotto al collo che tenta di togliergli un po' il fiato. Colpi alla schiena, un altro colpo sotto il collo. Vediamo un po' Vampiro se ritroverà un po' di spirito, no? Magari anche col sangue di Buster Burridge. Un Buster stanchissimo, bello questo calcio. Chop violenta di Buster Burridge. Burridge ancora, un gomitate che non si contano più. Sbaglia una clothesline e ora un flying dropkick. Sta cercando di sollevarsi. Si rialza, bambino un po' scosso da queste azioni. Buster Burridge, bella la testata da parte di Vampiro che non potrebbe. L'arbitro qui un po' sbaglia a non bloccare questi colpi violenti, magari dando un po' di fiato all'avversario. Bella questo Hayakusa kick, un Hayakusa kick in faccia, in pieno volto. Proprio con la spinta da dietro, il calcio che tocca totalmente in pieno contatto la guancia. L'arbitro che non osa mettere becco perché è impaurito da Vampiro che continua a succhiare praticamente il sangue a Burridge. E l'energia, perché questo ormai non ha più energia. Continua a perderlo Burridge. Situazione brutta qui. Bella questa chop violenta sul petto a Burridge, ora contro l'angolo, perde un po' la situazione Vampiro. Bravo Buster Burridge con una mossa, bravissimo qui. Annulla un po' l'iniziativa di Vampiro, una mossa e contromossa, quindi ci ha dato una parte molto atletica di lui, un German suplex. Non sei nessuno! Ora un Vampiro che va giù, Vampiro che è giù, qua sta assolutamente... Senti il pubblico come contrario. Accusando
la situazione. Il pubblico contrariato proprio su questi gesti. Baxter Burridge dal paletto, ora vediamo cosa sta per fare, ma Vampiro attentissimo, lo blocca. Vediamo, magari potrebbe fare un super suplex o addirittura un belly to belly suplex sempre dal paletto, trasformandolo in un super belly to belly suplex. Vediamo un attimo, entrambi i lottatori in alto e belly to belly suplex. Questo fa veramente male nella parte inferiore della schiena. Tutto per Vampiro, che non cerca il conteggio, secondo me è errore qui di Vampiro, perché poteva tranquillamente cercare il conteggio di 3. Body slam, no, è una specie di body slam modificato. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E ha vinto Vampiro. Ha vinto Bravo, Vampiro. bravo, spettacolare, un incontro veramente sensazionale, veramente. Assolutamente, poi direi molto pericoloso da quello che abbiamo visto. Vediamo cosa farà con la sua vittima, che sta sanguinando, lo prende. Lui non vuole assolutamente, ecco, entrare in questa bara, in realtà addirittura qui la bara cercano di chiuderla, cerca di difendersi Baxter Burridge per non farla chiudere, anche perché poi avrebbe un grandissimo... prega per non essere... e legge la Bibbia, guarda, gli dà l'estremizione, legge la Bibbia e guarda cosa fa adesso, guarda, sangue, no, addirittura sangue. proprio come un rito, il sangue addirittura, sempre ancora anche sul pubblico. Ci hanno acconciato il tappeto di Play TV Italia, voglio dire, non sanno che noi dobbiamo portare questo celone in tutta Italia in giro per i palasport, però vabbè, dai. Niente, Vampiro, guarda che personaggio questo, fantastico. Chiude nella barra, So watching that match back, it's the first time I watched that match back in quite some time. There was a lot of holes in it, wasn't the best match in the world. I'd only been wrestling professionally on the scene for about 2 to 3 years at this time. But even still, all these years later, it still remains to me the most sentimental match I've ever had and my most favourite match. I lived a total other life before I started wrestling. I was living in Essex, and I was basically what you would call a chav, I guess. And I was always being told, you know, this is what you're going to do with your life. You're not really going to succeed. You're just going to be below average, and you're not going to do anything great with your life. And I never wanted to believe that, any of it. And I used to watch a program in my room on an old analog TV, and I used to watch WCW Worldwide, which was WCW programming. And it was basically a culmination of WCW matches what happened around 1999-2000. I used to watch this just before I went out with my mates. I used to dream about wrestling, didn't know how to get into wrestling, and I'd go out to Romford of all places with my mates, clubbing, and I just realised that there was something more for me out there. I don't want to do this week in, week out, and what I call being stuck in the matrix. I just didn't feel it's me. I never felt like I belonged with my mates. I just felt like I wanted to do something more. I didn't want to just be, you know, go to school, go to work 9 to 5, do what everyone else done, and just have this a boring existence. Anyway, cut a long story short, 2005 I got a booking for Italy. And at the time I was working in Ireland as a head trainer of the Irish Wrestling School. They didn't really think much of it. I think I asked for €100. Didn't ask where the booking was, how many people were there, anything like this. Turned up to Italy. Promoter said to me, you know, what's the biggest audience you wrestle in front of? And I said 10,000 people. But I didn't tell him it was an empty arena of 10,000. That was when I had my WWE tryout with Sheamus. Thinking, you know, yeah, I'll impress him with that. Turned up to the restaurant, the Italian restaurant. Opened the door, and they're sitting Umaga, Rikishi, Ultimo Dragon, Gangrel, Vampiro. Now when I saw Vampiro, I tried not to mark out, because Vampiro was one of these guys I used to watch on the WCW Worldwide program in my room on my little analog TV, and I always loved Vampiro. And I always said if I ever get the opportunity to wrestle anyone that, you know, I'd want it to be Vampiro. And I don't care what we do, I don't care if you drop in my head, I don't care if we smash each other with chairs, you know, whatever. I just want to go out there and have an amazing match with Vampiro. That's all I ever wanted to do in my career. And I saw Vampiro there and I thought, wow,
I'm meeting one of my idols for the first time in my life. So anyway, next day comes along, the promoter says, you're wrestling Vampiro in a coffin match in front of 10,000 people in Regina Calabria. So inside I was trying to contain my excitement, and on the outside I was trying to be professional, but inside I was thinking, wow, what an opportunity. So I met Vampiro, really nice guy. We got in the ring and we was discussing what we was going to do, and I just said to him, I just want to say before we go any further, you know, it's an absolute honour to wrestle you now. You know, you're one of my my favourite wrestlers, and I think he really appreciated that, and just a really cool guy. So anyway, we had the match, and I remember walking to the ring and seeing the Titantron and watch myself on the Titantron and totally forget I'm wrestling. And it's like this kid watching the Titantron and, oh shit, I've got to wrestle. But, yeah, shut your mouth, and start working the crowd. 10,000 people sell out. Absolutely amazing. Never done anything like it before. Had the match. Like I said, to me it was the greatest match ever. I watch it back, you know, it was very basic from what we did. There's one moment in the match as well where you realise I'm bleeding. You'll notice Vampiro put the coffin on my head. The crucifix cut me open, so that's a legit blade job. Mamma mia. What also I like about this match, I introduced Vampiro to the British style of wrestling, and there's a move in there I did called the Russ Abbott, where I put my foot up on the second, went underneath his legs. And as it took him a while to understand what I was doing, because in Mexico, where he learnt his trade, you go up in the turnbuckle and you go over the top instead of under. It's a modified version of an old 1960s World of Sport move called the Russ Abbott. And instead of pinning him at the end, I gave him a German suplex. And he liked that style so much, it influenced him to come to Europe the year later and do a tour, which was, yeah, it was really cool to show someone of this stature, something that he didn't know before, which was the British technical side of wrestling. So anyway, I got the tape, what you've just watched, I got that tape back sent to my house about a year later. I stuck it on my VHS on my analog TV in my room, watched the match, and then suddenly it dawned on me that I'm watching myself wrestle Vampiro on the same TV, the very same TV that I used to watch Vampiro wrestle all of the other superstars of WCW worldwide. And it was that very moment in my career, in my bedroom, that I realised, you fucking did it, you've done it. You've become a professional wrestler. You're not a chav from Romford. You're not normal. You're not every day in the Matrix. You've done something more with your life. You've done it. You've achieved it. You've unlocked the next level. Well done. And it was such an emotional, sentimental moment for me to see myself on the same TV, the very same TV that I used to watch these guys and dream about being one of these people. Now, there is never been since then a better reward for me in my career. And if it all ended the next day, I would have been happy, because I would have said I did it. I became a professional wrestler. And it was one of those full circle moments for me. And that's why, to me, that match is the most important match in my professional wrestling career. I hope you enjoyed this episode of That's Classic Burridge as much as I enjoyed making it and actually being in the match. Please subscribe to my channel and stay tuned for the next episode of That's Classic Burridge. Mamma mia.